c'è un cantiere italiano che da sempre costruisce imbarcazioni a vela caratterizzate da un altissimo livello di finitura, da una grande capacità di personalizzazioni e da prestazioni fuori dall'ordinario. Stiamo parlando, come avrete già capito, di Ice Yacht ed oggi siamo a bordo del nuovissimo Ice 64 Explorer, un'imbarcazione decisamente fuori dal comune. Fuori dal comune è anche la prova che stiamo per realizzare. Partiremo infatti questa sera dal Cannes Yacht Festival per arrivare a Genova dopo una navigazione notturna di ben 80 miglia. Seguitemi quindi e andiamo a vedere come si comporta in mare questa bellezza. Ed ecco, abbiamo regolato il Coziro e come in un film si è acceso il post prunciatore e la velocità aumenta immediatamente. Il mare è quasi piatto, non si vedono tracce di vento evidente, quindi ci saranno 6-7 nodi e noi stiamo navigando fra i 7 e gli 8 nodi di velocità. Davvero non male per una barca da giro del mondo. Stringo un filino e adesso dovremo accelerare ancora. Sette, 7-8. Questa imbarcazione ha la capacità di sviluppare del vento apparente con una semplicità imbarazzante. 8 nodi, 8 e 2, 8 e 4. Stiamo navigando davvero molto veloce. Un nodo e mezzo sopra la velocità del vento. Questa imbarcazione ha un passo sull'onda, direi, come potete peraltro osservare, decisamente morbido e sarà quindi perfetta per le lunghe navigazioni. Siamo sotto raffica, un pochettino più del solito, e la barca la trasforma subito in velocità e in un attimo siamo a 9 nodi e mezzo. E come vedete basta che io orzi leggermente, anche se abbiamo un Coziro a riva, e la barca istantaneamente accelera. Provo a appoggiare leggermente. Ho appoggiato e la velocità rimane comunque alta. Al timone questo Ice 64 Explorer è davvero morbido ma molto preciso. Come potete osservare, qui alla mia destra ho tutti i comandi e quindi sto gestendo l'imbarcazione senza muovermi dalla ruota. Abbiamo chiuso il Coziro e abbiamo messo il Genoa, che in questo caso è un Genoa al 110-115%. Nonostante di nuovo lo stato del mare non sia dei migliori e vento sia stabile ormai intorno agli 8 nodi, stiamo bolinando ad un angolo molto stretto e navighiamo intorno ai 6 nodi e mezzo. Beh, navigare anche da sopravvento al riparo di questo Dodger con una barca così veloce e reattiva è davvero un grande piacere, anche oggi che il mare è decisamente un po' formato. Ora la nostra navigazione continuerà per tutta la notte, non so se riusciremo a fare delle altre riprese, ma in ogni caso vi rimando al nostro arrivo a Varazze perché vi faremo scoprire gli interni di questa magnifica imbarcazione. A dopo! Ed eccoci in piena navigazione notturna. Il Dodger, come potete vedere, è munito di luci rosse che favoriscono la visione notturna ma contemporaneamente rendono la navigazione decisamente comoda. Il mare si è ingrossato, ci sono circa 2 metri d'onda lunga che arrivano da sud-ovest, ma come potete osservare questa imbarcazione non solo non ne risente ma ci consente di navigare con un livello di comfort davvero alto.
Stiamo navigando fra i 6 e i 7 nodi, il vento è calato, noi siamo sempre sopra la velocità del vento. A più tardi. Sono le 7 del mattino, abbiamo navigato tutta la notte in condizioni davvero impegnative. Onda contro, 1 metro, 1,5 metri d'altezza, 8-10 nodi di vento reale, ma al riparo di questo Dodger siamo stati davvero bene. In questo momento stiamo navigando a vela e a motore, a velocità comprese fra i 7 e gli 8 nodi. Insomma, direi una notturna davvero interessante a bordo di un'imbarcazione che non ha avuto nessun tipo di problema. E come vi dicevo in premessa, AIS 64 Explorer è stato costruito intorno alle esigenze dei suoi fortunati armatori che hanno in programma un giro del mondo. Giro del mondo che con un Dodger di queste dimensioni, che ospita peraltro quasi 3 kW di pannelli solari, è decisamente più comodo, specialmente alle latitudini tropicali. Sopra il Dodger o hardtop è ospitato inoltre il trasto di randa, quindi sotto la viabilità è assicurata, e tutto intorno è predisposta la raccolta dell'acqua piovana. E quando si parla di personalizzazioni o di facilitare la vita, come in questo caso a una coppia che starà per moltissimo tempo a bordo, Ice Yacht non si tira di certo indietro. 1, 2, 3 gradini che ci permettono di salire con estrema facilità sull'hardtop. Da qui possiamo lavorare sulla randa, anche se di nuovo non ne abbiamo una reale esigenza, visto che la randa è rollabile nel boma. Questa comoda finestratura frontale nel Dodger assolve a 2 funzioni. La prima, ovviamente, quando fa molto caldo rimane in questa posizione e mentre siamo all'ancora favorisce l'afflusso di aria fresca all'interno dell'imbarcazione, ma se stiamo navigando e fa freddo oppure piove, basta chiuderla e torniamo ad avere una completa protezione. Il piano di coperta di AIS 64 Explorer è ovviamente improntato all'easy sailing. Lo dimostra la prua con Stay Sail, Genoa e Cozero, oltre ovviamente alla possibilità di murare un Gennaker all'estremità del musone di prua. Tutti gli avvolgitori sono elettrici, quindi è una barca che davvero si può utilizzare in 2. Completa il quadro di un'imbarcazione blue water, come si suol dire, anche questo grande musone di prua che può ospitare 2 ancore. Altri particolari che ribadiscono la propensione di questo cantiere alla personalizzazione estrema li vediamo qui. Aprendo questo vano troviamo spazio per 4 bombole da immersione che sono direttamente collegate al loro compressore. E se per caso peschiamo qualcosa, qui abbiamo un grande barbecue e tutto il necessario per poterlo sfilettare. Altro particolare degno di nota è dato da questo arco che, come potete vedere, è stato pensato per fare la funzione di gru e calare così un tender in acqua senza nessun tipo di sforzo. Al riparo di questo Dodger, peraltro previsto di 2 grandi finestrature per controllare la regolazione delle vele mentre siamo in navigazione, si sta decisamente bene. La quantità di ombra è decisamente superiore alla norma, così come tutto lo spazio per stare comodamente seduti. Questo è un tavolo allungabile, di lì se ne può montare un altro, in questo momento lo vediamo in posizione abbassata, e tutto intorno qui si può cenare fino a 8-10 persone, oppure, come in questo caso, rilassarsi e stare più comodi. Ed eccoci arrivati negli interni di AIS 64 Explorer.
lo vedete da soli, il livello di finiture qui è decisamente fuori dall'ordinario. Gli accostamenti cromatici, le essenze, i pellami e tutti i laminati sono di altissima qualità. Ad accoglierci quando scendiamo la scala troviamo questo enorme soggiorno che prende tutto il vaglio dell'imbarcazione e sviluppa sul lato sinistro della barca un grande divano ad elle dotato di tavolo estensibile e di puff, che quindi consentono a 8-10 persone di cenare senza nessun tipo di problema. Sul lato di sinistra troviamo questo altro corner con un altro divano a elle che serve per accomodare altre persone. Degna di nota ovviamente anche questa grande cucina pensata per essere comoda ed autosufficiente anche nelle lunghissime navigazioni. Qui sul lato di sinistra dell'imbarcazione troviamo moltissimo spazio di lavoro, un frigo a pozzetto, 4 fuochi ad induzione basculanti, un TNT bene perché, ricordiamolo, qui dobbiamo poter cucinare in navigazione anche quando il mare è mosso, e qui un doppio lavello ed ulteriore spazio di stivaggio. Deliziosi anche questi pensili che aumentano a dismisura appunto la possibilità di imbarcare cambusa. Sul lato di sinistra troviamo 3 celle frigorifere, frigo e freezer e ulteriore spazio di stivaggio. La master cabin è un altro capolavoro di ingegneria. Sempre sul lato di sinistra dell'imbarcazione troviamo questo letto accostato a murata alla francese di dimensione queen size, armadi, stipetti e ripiani, mentre sul lato di sinistra una comoda poltrona per agevolare la vestizione o semplicemente per stare più comodi. Spazio di stivaggio e andando verso prua troviamo invece il bagno dedicato all'armatore. Si tratta di un bagno di dimensioni decisamente fuori dall'ordinario che sul lato di sinistra ha un box doccia separato, sul lato di dritta invece ha un lavello con un grande specchio centrale. Oversize anche la cabina doppia di Ice 64 Explorer che, come potete osservare, dispone di 2 cuccette separate con dei letti molto larghi, direi da 90 cm, forse 1 metro. Un bagno passante serve sia questa cabina che svolge anche la funzione di day toilet per il resto dell'imbarcazione. Questo Ice 64 Explorer è stato costruito espressamente sulle richieste di una coppia di armatori che hanno in programma di fare un lungo giro del mondo. Quindi non a caso siamo nella cabina di dritta di poppa che il cantiere ha trasformato in un vero e proprio ufficio dotato di un grandissimo piano di lavoro, cassetti e vani di stivaggio e di un grande divano che può svolgere anche la funzione di cuccetta di guardia. Tutto questo ambiente può però anche essere convertito in una cabina equipaggio dotata di lavabo e servizi igienici. Dalla cabina ufficio, spostandoci verso prua, arriviamo in un altro vano dedicato alla strumentazione, al carteggio e alla gestione dei numerosissimi impianti di bordo. Se siete quindi alla ricerca di una barca a vela fuori dal comune, costruita letteralmente intorno alle vostre esigenze e anche dannatamente veloce, allora certamente Ice 64 Explorer è la barca a vela che state cercando. E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.